Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come state? Spero che stiate tutti benissimo. Forse alcuni di voi sono in vacanza, non lo so. Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Oggi ho un nuovo video per voi. Vorrei riflettere sulla differenza tra due verbi molto importanti, molto utili se vogliamo spiegare a qualcuno quello che ci piace fare nel tempo libero, oppure se vogliamo spiegare a qualcuno che stiamo studiando l'italiano. Allora adesso capirete quello che intendo dire. I due verbi in questione sono praticare e esercitarsi. Praticare, esercitarsi. Questi due verbi entrano spesso in conflitto perché uno viene usato al posto dell'altro. Praticare viene usato erroneamente al posto di esercitarsi. Questo è un errore abbastanza frequente perché si fa sempre un calco dall'inglese practice, praticare. I practice Italian every day. Pratico l'italiano tutti i giorni. Questa frase in italiano non è naturale al 100%, quindi dovremmo dire in realtà mi esercito in italiano tutti i giorni. Adesso vi spiego perché esercitarsi è il verbo più corretto da utilizzare. Allora, ho qui i miei appunti. Adesso vedremo insieme una lista di collocazioni con il verbo praticare, perché così cominciamo a vedere i contesti di utilizzo o i contesti di uso. Praticare una religione. Infatti diciamo essere cattolico, ebreo, musulmano, induista, buddista, praticante. Il verbo praticare si utilizza per una religione, praticare una religione o professare una religione. Si usa poi con un mestiere, una professione, quindi praticare la professione medica, praticare la professione legale, eccetera. Questa collocazione è interessante. Praticare una strada o un sentiero significa passare o percorrere una strada o un sentiero con difficoltà. Forse avrete sentito la frase questa strada è impraticabile. Significa che non è praticabile, non è percorribile, perché evidentemente ci sono dei problemi sulla strada. Un altro esempio è con il fango questo sentiero non è praticabile, è impraticabile. E poi abbiamo anche un altro esempio con il verbo praticare la respirazione bocca a bocca. Quindi in questo caso praticare significa eseguire. Come abbiamo visto da questi esempi, praticare significa professare, esercitare, percorrere, eseguire. Quindi questo verbo ha molto poco a che fare con la messa in pratica o l'esercizio di una lingua straniera. Perciò, come vi dicevo prima, quando in inglese diciamo I practice Italian every day, in italiano non possiamo usare il verbo praticare, sarebbe un calco, cioè una traduzione diretta dall'inglese all'italiano che però in italiano ha poco senso. Cioè noi capiamo che cosa vuole dire questa frase, ma non ha in realtà senso in italiano. Quindi la soluzione è quella di utilizzare il verbo riflessivo esercitarsi. E infatti, diciamo, esercitarsi in una lingua straniera, esercitarsi ad uno strumento musicale. Luca si esercita al pianoforte, si esercita al violino, si esercita alla chitarra tutti i giorni. Esercitarsi in una materia. Mi esercito in matematica, mi esercito per il compito di fisica. Esercitarsi in uno sport, esercitarsi nella scherma, nel nuoto, eccetera. Quindi, che cosa significa esercitarsi? Esercitarsi significa diventare bravi in qualcosa, migliorare e migliorarsi in quella attività. Per questo motivo noi dobbiamo utilizzare esercitarsi
per lo studio di una lingua straniera o per l'esercizio di una lingua straniera, perché appunto significa fare un'attività per migliorare qualcosa. In sostanza non possiamo utilizzare praticare perché praticare significa fare e quindi non posso usarlo per indicare che io studio l'italiano, che mi esercito in italiano. I need to practice Italian more often. Mi devo esercitare a leggere, a scrivere, a parlare in italiano più spesso. Va bene? Allora, spero che abbiate riflettuto insieme a me nel corso di questo video sulla differenza tra i due verbi praticare e esercitarsi. Se avete delle domande, ovviamente non esitate a lasciarle nei commenti qui sotto. Quindi, da ora in poi, voi direte sempre mi esercito in italiano, oppure mi esercito a scrivere in italiano, mi esercito a parlare in italiano. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!